Salve, sono Francesco Apreda, mi trovo qui nella mia nuova location che è il The Pantheon Iconic Hotel. Siamo qui al ristorante Idilio by Apreda. Oggi, giornata importante, parleremo di carpacci. Carpaccio di capesante, jasmine blossom e tartufo nero estivo. I nostri ingredienti per questa ricetta sono le capesante, le foglie di sciso verdi, un blend di 7 spezie che si chiama Shinjimi che viene da Kyoto, l'alga powder, il tartufo nero estivo, sale, zucchero ed acqua per la marinatura, thyme cress per insaporire i nostri fagioli solferini, jasmine blossom, l'aceto di sciso rosso, parmigiano, yuzu, olio al tartufo e miso bianco per la crema. Iniziamo subito con la preparazione, quindi il primo passaggio è la marinatura delle capesante. Faremo 500 ml di acqua, 30 g di sale e 15 g di zucchero. E poi ci andiamo ad aggiungere il Jasmine Blossom. È un infuso, alla fine prende il nome del tè, quindi dal Jasmine Tea, però il fiore è molto più delicato. E poi andiamo a freddo a mescolare e a sciogliere sia il sale che lo zucchero. È un fiore molto profumato, quindi darà sicuramente un'intensità particolare al piatto. Una volta che poi si è sciolto il sale e lo zucchero così a freddo, ci aggiungiamo le capesante intere. Questa salamoia farà formare anche esternamente una sorta di patina perché andrà leggermente a cuocere, diciamo, con il sale e lo zucchero quello che sono le capesante, quindi tutti i liquidi rimarranno all'interno e nello stesso tempo prenderà questo sentore floreale. E lo lasciamo per circa 15 minuti. Più grandi sono le capesante, più tempo magari ci vuole per la marinatura. Per questa pezzatura diciamo intorno ai 15 minuti. La seconda preparazione di questo carpaccio, che poi l'abbiamo fatto in anticipo perché abbiamo cotto dei fagioli solferini. In questo caso l'abbiamo cotti con del sedano, della cipolla, della carota e anche dei pomodori, molto lentamente in modo che i fagioli rimangono integri ed interi, e poi ci andiamo ad aggiungere quasi a cottura terminata dei germogli di timo, il thyme cress, e quindi lo lasciamo in infusione e facciamo raffreddare i fagioli solferini fuori dal frigo piano piano, in modo che assorbono poi anche tutta quella che è il liquido e il sentore di timo. Passiamo poi alla terza preparazione di questo piatto, che è una crema per guarnire e dare sapidità al piatto, che è a base di miso bianco, succo di yuzu, che è questo agrume sempre giapponese molto interessante che ha gusto di mandarino ma anche qualche linea di lime, quindi veramente interessante, parmigiano, qualche goccia di olio al tartufo. Andiamo ad amalgamare il tutto, che può essere fatto anche in un frullatore, quindi per rendere la crema un po' più omogenea. La mettiamo poi all'interno di un mini squeezer come questo, in modo che poi potremo puntinare il piatto a livello anche decorativo. Passiamo poi al prossimo step, che è quello di condire le foglie di sciso. Le condiamo con l'olio d'oliva e poi l'aceto di sciso rosso. È un prodotto anche questo che viene dalla Coppercress ed è interessante perché comunque ha un'acidità e prende tutti i sapori che abbiamo raccontato, quindi di anice, melissa e menta. Andiamo ad emulsionarlo, quindi a creare una sorta di vinaigrette. Una volta poi emulsionato la nostra vinaigrette a base di olio d'oliva e aceto di sciso rosso, andiamo a spennellare le foglie, che poi formeranno la base del nostro carpaccio. Passati poi i 15 minuti all'interno della salamoia, alziamo le capesante. Adesso le andremo ad affettare e a tagliare. Abbiamo tutti i nostri componenti, quindi passiamo ad impiattare. Una volta condite le foglie di sciso, le mettiamo come fondo sul piatto. Prendiamo le capesante, andiamo a metterci un po' di olio extravergine di oliva e dei cristalli di sale e andiamo a mettere in giro sulle foglie di sciso.
aggiungiamo dei puntini di crema di miso e parmigiano. I fagioli solferini cotti, aromatizzati col thyme cress. Ci mettiamo questo blend Shinjimi che ho scoperto a Kyoto, è un blend di 7 spezie ma dal gusto molto mediterraneo perché è a base di peperoncino, pepe, scorza d'arancio, scorza di limone, sesamo, alga nori, quindi veramente molto interessante. Ci aggiungiamo poi anche una polvere di alghe, sempre della Coppercress, molto interessante, un gusto veramente umami a tutti gli effetti. E ultimi due passaggi, andiamo a grattugiare del tartufo nero estivo. Ed infine completiamo il piatto con i nostri fiorellini di Jasmine Blossom, quindi per richiamare quella che era la marinatura del piatto. Abbiamo terminato quindi il nostro secondo carpaccio di capesante, Jasmine Blossom e tartufo nero pregiato. Un carpaccio con le note molto fresche, anche pungenti dovute da questi fiorellini di Jasmine Blossom, ma è un'insalata estiva perché vede il fagiolo, vede il tartufo, vede anche queste foglie che sprigionano questa freschezza di melissa, anice e menta.